L'economia si occupa del comportamento sociale sotto il punto di vista economico e lo fa con una divisione netta della teoria economica in due parti, la microeconomia e la macroeconomia. Tale divisione della materia risulta del tutto ovvia e, del resto, è presente in forme più o meno simili in molte altre discipline, come ad esempio la microbiologia e la macrobiologia, o la fisica delle particelle e l'astrofisica, e così via. Nello specifico, la microeconomia si interessa di studiare i comportamenti individuali, intesi come persone fisiche o imprese, e di fenomeni come la determinazione del prezzo di equilibrio nei mercati o l'ottimizzazione dei costi di produzione dei beni. La macroeconomia invece si orienta verso lo studio del sistema economico nel suo complesso, analizzando la determinazione e l'andamento nel tempo di grandezze aggregate, come il prodotto nazionale, l'occupazione, il tasso di inflazione e così via. A questo punto si potrebbe pensare che in fondo una branchia è figlia dell'altra e che la dimensione macro altro non è che la somma dei comportamenti micro, ma questo sarebbe un grande sbaglio. Scopriremo infatti come spesso una situazione di equilibrio che il singolo può trovare del tutto soddisfacente potrebbe rivelarsi in realtà, sotto il punto di vista macroeconomico, una condizione che non garantisce a tutti piena soddisfazione, ad esempio provocando effetti secondari indesiderati come l'aumento della disoccupazione o dell'inflazione. Per capire meglio questo concetto faremo alcuni esempi, introducendo così il cosiddetto errore di composizione, ossia l'idea, sbagliata, che quello che è vero per una parte sia vero solo per questo motivo anche per tutti gli altri. Prova a pensare a uno stadio di calcio pieno di gente. Durante un'azione emozionante molti tifosi tendono ad alzarsi in piedi per vedere meglio l'azione e questo può essere assolutamente soddisfacente fintanto che ad alzarsi in piedi non siano tutti. In quel caso nessuno vedrebbe meglio e tutti sarebbero più scomodi. Non solo, per molti tifosi presenti nelle tribune d'onore alzarsi non porta nessun beneficio vista l'ottima posizione che già occupano. Questo è solo un esempio, ma mette in evidenza l'errore di composizione ed aiuta a comprenderne il funzionamento, che ovviamente è valido per qualsiasi altro settore. Prova a pensare ad un agricoltore che con grandi sacrifici riesce ad incrementare la sua produzione annua. Avrà sicuramente un aumento di fatturato e fin qui tutto bene. Ma cosa succederebbe se invece ad aumentare la produzione fossero tutti gli agricoltori contemporaneamente? Beh, in questo caso l'abbondanza della materia prodotta tenderà inevitabilmente a farne diminuire il prezzo, con il risultato che il guadagno complessivo di tutti potrebbe ridursi. Tutto questo ci porta ad introdurre un altro concetto, ossia quello di economia globale. Basta guardarsi intorno infatti per rendersi conto di come oramai quasi tutti i prodotti che utilizziamo nella vita quotidiana siano prodotti fuori dall'Italia. Di che marca è la tua TV? E la tua auto? Il tuo cellulare? Potremmo continuare all'infinito, ma il risultato non cambia. Tutto è stato prodotto probabilmente in Cina o in Indonesia o in Turchia. Anche se trovate l'etichetta Made in Italy, la fabbricazione potrebbe non essere del tutto italiana e molte componenti potrebbero provenire dall'estero, persino il prodotto semilavorato. Tutto questo è un effetto della globalizzazione, un processo di integrazione economica e commerciale tra i paesi del mondo tuttora in corso a scapito dei molti scetticismi che lo circondano, difficile da comprendere ma ancora più difficile da accettare a causa dell'impressione che può suscitare di lavoro rubato e di impoverimento dell'economia di un paese per via della localizzazione di alcune attività produttive verso paesi a basso costo del lavoro. Tuttavia, sono in molti a sottolineare che questa percezione può essere comprensibile ma sbagliata, poiché la globalizzazione può portare anche a un aumento delle opportunità di lavoro e del benessere economico in molti paesi. In definitiva, la globalizzazione si basa sul principio, puramente capitalistico, di produrre dove costa meno e di vendere dove si può fare a prezzi più alti, anche se questo può portare alla delocalizzazione di alcune attività produttive verso paesi a basso costo del lavoro e alla perdita di posti di lavoro in altri. Tuttavia, malgrado questa possa sembrare molto cinico, molti si focalizzano sul rovescio della medaglia. Se è vero che gli operai italiani perdono il lavoro che si sposta in Cina, in Bangladesh o in Vietnam, è altrettanto vero che in questo modo lavorano gli operai cinesi, bangladesi o vietnamiti. Inoltre, i consumatori italiani, anche gli stessi operai che hanno perso il posto, troveranno merci a prezzi più bassi.
Sebbene possa sembrare difficile fare un bilancio dei costi e dei benefici della globalizzazione, questo processo sembra oramai avviato irreversibilmente e l'unica speranza è quella di trovare un equilibrio tra i presunti benefici della globalizzazione e la protezione dei lavoratori e dell'ambiente attraverso la creazione e il rispetto di normative e leggi internazionali realmente giuste per tutte le parti in causa e non solo per le multinazionali. Abbiamo visto la differenza tra microeconomia e macroeconomia ed introdotto il concetto di errore di composizione attraverso alcuni esempi. Ma cosa succede quando le parti in causa non sono i singoli cittadini allo stadio o gli agricoltori, ma l'intero Stato? Con la nascita dell'euro e dell'Unione Europea si è di fatto accettata la volontà di stabilire una politica dell'equilibrio tra gli Stati che mette gli interessi dei mercati al di sopra degli interessi nazionali. Molte nazioni ne hanno tratto un notevole beneficio con un netto miglioramento delle condizioni di vita generali dei propri cittadini, mentre per altre realtà, come ad esempio la Grecia, le conseguenze economiche sono state a dir poco disastrose. Con conseguenze come la perdita dei diritti sul lavoro, l'annientamento progressivo del tessuto sociale e la svendita tramite privatizzazioni di infrastrutture turistiche, terreni costieri, quote statali di società di gas ed elettricità e dell'aeroporto di Atene, il tutto nell'indifferenza complice di politici e media europeisti. Come collocheresti l'Italia all'interno di questa speciale classifica? Pensi che con l'ingresso nell'Unione Europea e l'adozione dell'euro il popolo italiano ne abbia tratto benefici, oppure che rispetto al benessere, alla qualità della vita e al boom economico che ha vissuto l'Italia negli anni 90, accettare politiche macroeconomiche d'equilibrio per una nazione che dominava economicamente a livello microeconomico sugli altri stati europei sia stato un suicidio? Abbiamo anche parlato della globalizzazione e visto come i sostenitori di questo movimento affermino che questo processo stia contribuendo a migliorare le condizioni di vita di paesi che fino ad ora vivevano in condizioni di estrema povertà, contribuendo di fatto a riequilibrare le disparità sociali fra i popoli del mondo. Ma è davvero così? Se si analizzano i fatti con oggettività, mentre l'impoverimento generale subito dalla piccola e media borghesia dei paesi vittime della delocalizzazione è evidente, è altrettanto evidente che dall'altro lato non si rispecchia un reale miglioramento delle condizioni di vita e lavorative di quei cittadini dove queste aziende vengono spostate, ed anzi spesso si assiste con ipocrita indifferenza ad un vero e proprio sfruttamento del lavoro, con condizioni lavorative disumane, al limite dello sfruttamento e della schiavitù. Sembrerebbe quasi che gli unici a trarre un reale beneficio da queste politiche, allo stato attuale dei fatti, siano le grandi aziende che così facendo possono abbattere i costi di produzione ed aumentare i propri guadagni. Tu cosa ne pensi? E se a trarne beneficio sono solo le grandi aziende, perché molti economisti, giornalisti e politici continuano ad appoggiare la globalizzazione? Ed infine vi lascio con una curiosità sul tanto famoso marchio Made in Italy. Lo sapevi che di fatto oramai non ha più nessun valore concreto? Se infatti una volta era sinonimo di garanzia del fatto che il prodotto fosse stato realizzato in Italia con prodotti ed artigiani italiani, negli anni, grazie alla globalizzazione e a governi compiacenti, le grandi industrie hanno ottenuto la possibilità di poter continuare ad utilizzare il marchio a fronte di condizioni ridicole, come il dover solo assemblare l'intero prodotto in Italia e senza vincoli sulla provenienza dei materiali e sul luogo in cui avviene la loro prima lavorazione. Cosa ne pensi? Trovi che sia giusto così o la prossima volta che su un prodotto troverai il marchio Made in Italy ti sentirai un po' preso in giro? Lascialo scritto nei commenti e fammi sapere se ti piacerebbe un approfondimento su uno degli argomenti trattati in questo episodio, e se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale per non perdere il prossimo episodio di Economia in pillole.